Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, la lettura di oggi è una lettura un po' diversa dal solito. Andiamo a vedere come sarà l'evoluzione karmica nei prossimi 3 mesi. Quindi la lettura non ha un tempo specifico, un periodo predefinito, ma ha una validità di 3 mesi da quando l'ascoltate. Bene, mostrami cancro, tendenze del karma per il prossimo trimestre. Abbiamo la carta della giustizia, amici del cancro, che è proprio una carta di aggiustamento karmico, è una carta di riequilibrio. Può essere un momento guardate, mi parlano di legge di compensazione, quindi può anche essere un periodo dove vi verrà restituito quello che vi è stato tolto. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di cosa si tratta. Io vi ricordo che comunque le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, e sempre nella descrizione trovate anche le previsioni del 2024 e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Ok ragazzi, andiamo a vedere che aria tira nei prossimi 3 mesi, come si evolverà la vostra situazione karmica, il karma, le energie importanti. Allora, partiamo da un 4 di spade. Abbiamo la carta della morte, un asso di spade, fante di denari, 3 di denari, e questa mi era rimasta in mano, è un cavaliere di spade. Tante spade avete. Devo dire che è un periodo piuttosto mentale. Partiamo dal 4 di spade. Vedendo la giustizia ho come l'idea, perché c'è anche la morte, sono tutte carte di taglio, bene o male, no? E quindi ho come la sensazione che stiate trasmutando o arriviate da un periodo dove ehm, sostanzialmente avete lasciato indietro qualcosa. Può essere stata la fine di una relazione, la fine di una situazione burocratica, perché comunque la giustizia fa riferimento anche alle questioni con la legge, con la burocrazia, con tutto quello che sono i contratti. E qui, vedendo un po' queste carte, è un po' come se ci fosse l'uscita dal letargo, la fine di un ciclo e l'inizio di una nuova idea. Qui abbiamo sia l'asso di spade che questo fante di denari che mi parla di qualche nuovo progetto, di qualche nuovo anche percorso di studi, potrebbe essere un nuovo tipo di lavoro, di carriera, ragazzi. È un bel cambio, eh? Vi confesso che con la morte non sono mai troppo leggeri questi cambi, ma vedendo poi le carte, qui devo dire che promette bene. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 4 di spade. Abbiamo un 8 di bastoni e un 3 di bastoni. Può essere che abbiate vissuto un periodo dove, diciamo, vi siete isolati per riprogrammare un pochettino la vostra vita, il vostro lavoro, i vostri progetti. Perché il 4 di spade fa sempre un po' riferimento a un periodo di raccoglimento. E poi diciamo che come se con questa morte decideste che cosa tagliare, cosa concludere. Andiamo a vederla.
la stella e il re di pentacoli. Può essere un cambio di lavoro effettivamente, ragazzi. Un cambio di qualche paradigma di esistenza, cioè nel senso, ehm, magari non cambiate lavoro fisicamente, cioè l'azienda è la stessa, il posto di lavoro è lo stesso, però in qualche modo con la giustizia è come se le cose evolvessero in modo più positivo rispetto a prima. Per qualcuno sì che è un cambio di ruolo, un cambio di obiettivo. Andiamo a vedere l'asso di spade, perché è come se arrivasse Fante di pentacoli di nuovo, la luna e la regina di spade. Con questo asso di spade è come se arrivasse una nuova capacità di comunicazione, mi viene da dire, che forse qui era un po' assente, nel senso che quando c'è stato il momento di isolamento, di restyling, di ehm, anche rigenerazione, di recupero, mi viene da dire, sento che la comunicazione col mondo esterno o con una persona in particolare non era fluida, non era delle migliori. Anzi, magari qualcuno era anche sulla difensiva o si pensava ad altro, si pensava, diciamo, ad altre soluzioni, senza affrontare quasi realmente un po' il problema. Mentre in realtà qui sento che sì, si prenderà proprio la questione in mano e si deciderà in modo pratico da che parte andare. E il comunicarlo, il modo in cui detterete le vostre leggi o vi farete conoscere, se per esempio fosse un nuovo posto di lavoro, il modo in cui vi farete conoscere, è un po' come se le carte vi dicessero, in base a come voi vi porrete la prima o le prime volte che i vostri colleghi vi vedono, e qui è un po' come la sensazione che farete il pugno di ferro, senza paura, sarà, diciamo, incisivo verso questa nuova realtà verso la quale state andando. La comunicazione è la chiave, secondo me, in questo periodo, il come voi vi ponete agli altri, i punti deboli che fate vedere, quello che dite inerente agli altri, chi stimate, su chi avete magari progetti, su chi avete speranze o cose di questo genere. Parlo così perché io intanto ho un'immagine, allora vi descrivo l'immagine che mi è arrivata. Vedo una serie di balconi e scalinate bianche e una serie di persone che parlano tra di loro. Potrebbe essere un locale scolastico, una biblioteca, un ospedale, una clinica, un percorso universitario, un'università, un qualche tipo di laboratorio. Allora, fante di denari, andiamo a vedere. Abbiamo gli amanti al contrario e un 6 di pentacoli. Mm. Allora, se fosse un cambio di lavoro, un cambio di ruolo, come avevamo detto, comunque qualunque sia il cambio, qui c'è da imparare doti nuove, c'è da mettersi un attimino al lavoro, anche perché qualcuno si sta sottovalutando e ha bisogno di riprendere stima in se stesso, ha bisogno di capire che ce la può fare ad assumersi certe responsabilità. C'è comunque qualche aiuto esterno, c'è, ragazzi. Probabilmente il denaro potrebbe dover essere calibrato in modo giusto, cioè soppesate bene spese e entrate, però vi dico che ci sono anche come delle opportunità positive in questo taglio e nuovo inizio. Andiamo a vedere il 3 di denari. 2 di spade. Sì, è come se nella seconda parte ci fosse una sorta di spinta in avanti. Abbiamo un 2 di spade, un
Fante di coppe, cavaliere di bastoni. Potrebbe arrivare un'offerta di una collaborazione, ve l'ho detto, sento che come nell'area ci sono o delle possibilità che potrebbero arrivare in più, che in questo momento, cioè diciamo nella prima parte della lettura ancora non si vedono, perché c'è ancora un po' questa energia di ma sì, vediamo come posso fare, potrei far questo, potrei far quell'altro, mi dispiace andarmene, mi dispiace lasciar perdere quella cosa lì, mi dispiace lasciar perdere quella relazione là. Però ad un certo punto è come se semplicemente attraverso un nuovo ordine di idee, attraverso un nuovo modo di comunicare, perché certe volte non è tanto quello che si dice, ma come lo si dice, sento che cambiano un po' le dinamiche. Per qualcuno potrebbe essere interessante frequentare qualche corso, soprattutto perché mi parlano di balbuzie. Se per caso dovete parlare ad un pubblico, e vi dico questo perché alla fine abbiamo la regina di bastoni, che è un personaggio che comunque sta in mezzo a tanta gente, è un personaggio molto sociale. Però mi parlavano anche di balbuzie. Quindi potrebbe, diciamo, darvi maggior sicurezza fare qualche corso per magari calmare l'ansia, per imparare a articolare bene le parole, se quello è il vostro tallone d'Achille, chiaramente. Però qui è il modo di porsi in questo nuovo ruolo. E vi dirò che potrebbero anche arrivarvi delle offerte interessanti che faranno un po' mm, slittare in avanti, muovere con molta velocità tutta questa situazione. Vi dico, nonostante ci sia la carta degli amanti, non sento che sia strettamente collegata a una relazione romantica. È più un... Sì, potrebbe essere o un cambio a livello lavorativo o un cambio di un certo tipo di progetto. Per qualcuno come la sensazione che si stia pensando di acquistare o magari di vendere o di ristrutturare una casa, però appunto è come se nella seconda parte della lettura, diciamo verso la fine del periodo, alla fine del trimestre, le cose insomma prendessero un certo tipo di impulso, di input, di velocità, mi viene da dire, come se questo progetto a un certo punto, grazie a questo aiuto inaspettato, a questa offerta, a questa chiacchiera anche che potreste fare semplicemente con, non lo so, l'idraulico, piuttosto che l'elettricista, piuttosto che un consulente finanziario che avete conosciuto mentre eravate in attesa dal medico, non lo so, è come se ci fosse qualche conoscenza casuale che fa, vi dico questo perché abbiamo un cavaliere di bastoni e un fante, come se ci fosse una proposta di andare avanti, come se ci fosse la proposta di collaborazione, un qualcuno che vi dice no, 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 tu devi andare avanti in questa cosa e vi darà un po' l'input, la spinta. Andiamo a vedere la regina di bastoni, perché la regina di bastoni è una regina, ha raggiunto, e wow, è un re di spade, ha raggiunto un certo tipo di livello. Oh, quante carte! Re di spade, eremita, re di coppe, asso di spade nuovamente e 6 di bastoni. Quindi io ho proprio la sensazione che questo nuovo modo di comunicare che da regina di bastoni, diciamo così, qui potrebbe essere con gli amanti, eh? Scusate, no, regina di bastoni, regina di spade e re di spade sono personaggi piuttosto freddi nel modo di comunicare. Qui si tratta forse un po' di lavorare sull'empatia, su come porsi agli altri, su come, tra virgolette, vendersi in questo nuovo ruolo o in questa nuova situazione. Se non è nuova va bene, vi dico così perché qui abbiamo una carta di fine e una carta di inizio. Però e anche la giustizia normalmente segna un prima e un dopo, però comunque potrebbe anche essere una situazione già in atto da tanto tempo. E ragazzi, vi dico che alla fine del periodo c'è un movimento, si va in avanti, c'è come una sorta di equilibrio tra quello che è la parte mentale e la parte emotiva, che è esattamente quello che chiede la giustizia, e arriviamo a 6 di bastoni. C'è un riconoscimento, c'è un successo, c'è come una legge di compensazione, cioè è come se venissero riconosciuti quei meriti che fino ad adesso erano un po' così nell'ombra, mi viene da dire.
Andiamo a vedere con Osho che cosa hanno da dirvi. L'evoluzione karmica è in questo caso il portare in equilibrio, diciamo, le due facce della medaglia, quindi la parte mentale e la parte emotiva. Ok? Poi ripeto, con la giustizia è facile che ci siano questioni relative ai contratti, ma soprattutto contratti per quello che riguarda casa o cambi di ruolo lavorativi. Solo i cambi di ruolo però, ragazzi. Non ho la sensazione che siano nuovi lavori o nuove sfide. Cioè, in realtà sì, c'è un qualcosa di nuovo, ma è che non vedo contratti nel lungo periodo, quindi magari è solo un percorso di studi nuovo per aprirvi delle porte, perché quello vedo che vi si apriranno delle porte, che vi farete conoscere di più, che imparerete di più su certe cose, che il parlare con qualcuno vi darà come quella spinta in più per credere di più in voi stessi, per far andare avanti le cose in un certo modo e alla fine ce la farete. Anche perché avete l'eremita. L'eremita è colui che ha tutte le carte in regola per capire qual è la propria verità, per illuminare la propria strada. Andiamo a vedere. Ok, Osho ha già parlato. Allora abbiamo la mente e l'outsider, fantastico. È un fante di spade, ok? E di nuovo parliamo di mente. E qui c'era un po' il gioco della mente, qui il parlare, la comunicazione, i chakra alti, le spade di solito sono la comunicazione, il come si pensa. E l'outsider. È come se, ripeto, c'è da lasciarsi indietro una sorta di tristezza e di ferita. Una volta che cambiate la vibrazione, che vi focalizzate sul futuro, su quello che potete avere, su dove trovare le informazioni, su come cambiare la vostra situazione, automaticamente è un po' come se le cose si smuovessero da sole. Fatemi sapere se vi risuona perché è una lettura particolare. Ok, andiamo a vedere. Grazie. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti non coglierai mai il bersaglio. E infatti si tratta di sperimentare voi stessi, di creare voi stessi le possibilità di sviluppo. E la seconda carta è mentre vivi, sappi che stai morendo. È un po' come dire, siate sempre ben coscienti che ci sono sempre i due lati della medaglia. La luna è una carta che ci parla di proiezioni, quindi di quello che noi vediamo illuminato, ma nella parte retrostante della luna, che è buia, comunque noi da questo lato non riusciamo a vedere l'altra parte della medaglia. Quindi è un po' come dire, tenete sempre presente che sì, siamo vivi, ma più viviamo, più ci avviciniamo al momento della morte. È un po' come se vi dicessero di prendere consapevolezza ehm, del momento presente che si sta vivendo. Vi dico, l'outsider è un po' una carta che indica la sensazione di essere bloccati, non il fatto che si sia bloccati. Però qui probabilmente ci sono quelle paure e queste ferite, se vogliamo, anche ancora da sanare, da guarire. Però ripeto, avete la giustizia, quindi si va verso un ribilanciamento della situazione. Va bene, cari amici del cancro, spero che la lettura vi abbia ispirato in qualche modo, vi abbia fatto riflettere. Fatemi sapere con un commento se volete sostenere il canale, potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta abbonarvi al canale. Potete dare comunque un'occhiata ai temi trattati curiosando nelle playlist dedicate agli abbonati che sono quelle con le copertine viola. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!